Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti al vostro Luca Taran. Dopo anni di questo gioco ho imparato e capito alcune cose che sono fondamentali secondo me per portare a casa qualche risultato utile in più e soprattutto divertirci anche un pochino di più. Oggi, al termine di questo video, sarai in grado anche tu, seguendo questi consigli, di poterti divertire un pochino di più e magari portare a casa qualche risultato utile in più, sfruttando comunque delle meccaniche e dei consigli che secondo me sono davvero utili per rendere al top. Parliamo subito, quindi andiamo subito all'interno del video, e il consiglio numero 1 è quello di scegliere la tattica di squadra migliore e soprattutto quindi mettere i giocatori in condizione da poter rendere nel loro top ruolo, soprattutto con un overall abbastanza quindi avanzato, ma soprattutto con una build ben fatta, quindi mischiando un po' quello che è ad esempio lo stile di gioco squadra con lo stile di gioco del giocatore. Una build ben fatta come si riconosce? Si riconosce sfruttando a pieno quelle che sono, scusatemi, le principali caratteristiche di quel giocatore. Prendo in considerazione ad esempio un David Beckham, che è un giocatore molto forte dal punto di vista tecnico, non è mai stato velocissimo anche quando giocava, però sicuramente dalle indiscusse capacità tecniche. Un giocatore di questo è anche chiaramente una grande finalizzazione nel complessivo, diciamo. Un giocatore che ho cercato di livellare appunto in base a come era lui nella realtà, perché comunque le carte vanno maxate, diciamo, secondo me, seguendo un pochino quest'ottica. Come ho detto in tanti altri video, è vero che bisogna magari livellarle sfruttando un po' anche lo stile di gioco che utilizziamo in squadra, cioè ad esempio se utilizziamo un contropiede piuttosto che un possesso palla, piuttosto che un vie laterali, eccetera eccetera. Perché? Perché comunque ragazzi, se noi ad esempio utilizzassimo un possesso palla, mi interesserebbe meno, ecco, rispetto a un contropiede ad esempio della velocità, perché comunque palleggiamo di più, perché comunque riusciamo a giocare molto di più nello stretto facendo passaggi corti. Mentre se io giocassi con un contropiede come faccio io ad esempio, mi interessa infatti un pochino sempre di più la velocità rispetto a quello che è magari una tecnica individuale elevatissima e passaggio elevatissimo, quindi mi concentro magari un pochino di più sulla velocità, diciamo dando un pelino meno importanza a quella che è la tecnica e ad esempio il passaggio. Sono comunque dei parametri da non sottovalutare, perché ovviamente anche con il contropiede la palla dobbiamo giocare a lanci lunghi e basta, ma dobbiamo comunque un minimo creare secondo me un po' di gioco per mettere comunque in difficoltà l'avversario, e di conseguenza sono dei parametri che fanno la differenza anche quelli. Però diciamo che la velocità, gli inserimenti, la profondità, ecco, in questo caso della nostra squadra, può fare veramente la differenza. Quindi scegliere la tattica e i giocatori giusti con le loro passive giuste, quindi messi nei loro ruoli, che vi ricordo appunto sono quelli evidenziati in verde più acceso, ovvero dove la passiva comunque è attiva. Quindi ad esempio prendiamo questo De Paul, lui avrà come giocatore chiave tutte queste posizioni verde acceso, diciamo, verde evidenziatore con la sua passiva attiva, mentre in quella in cui è nero o addirittura verde più scuro, in quel caso diciamo sarà depotenziata o comunque non funzionante, ecco, diciamo così. Stesso identico discorso per Vieira, ma si può fare appunto per tutti i giocatori, come potete notare. Quindi questa è la cosa secondo me intanto fondamentale. Come buildarli bene? Perché comunque ragazzi, ripeto, la build è fondamentale. Poi, cosa bisogna conoscere ragazzi di questo gioco? Io ormai ci gioco da diverso tempo, ho imparato anche un'altra cosa. Durante i game, a prescindere dal modulo che noi abbiamo, un 4-3-3, un 4-4-2, un 4-2-1-3, insomma ce ne sono 1000 di moduli
interessanti. La cosa essenziale secondo me però da tenere in considerazione è quella di, ad esempio in una fase difensiva in cui siamo in difficoltà, è quella di spazzare. Quindi ragazzi, spazziamo subito, mi raccomando, la palla. Non stiamo lì a cercare, anche se siamo in difficoltà, di uscire con un bel palleggio. Tanto ragazzi, premi, medaglie non ce ne dà nessuno, non ce ne dà il gioco, tantomeno l'avversario. Di conseguenza non andiamo troppo per le lunghe, non cerchiamo la giocata. Ragazzi, spaziamo. Delle volte è meglio una bella spazzata in fallo laterale piuttosto che magari un gol dell'avversario. Io la penso così, l'ho sempre pensata così e continuo infatti a utilizzare questo discorso, proprio per un fatto di non voler magari prendere gol, magari in una partita soprattutto tesa, in una partita dove il risultato è in bilico. Sarebbe un peccato prendere un gol magari per un passaggio sbagliato del nostro magari difensore, perché ricordiamoci, i difensori purtroppo, come capita delle volte anche nella realtà, possono sbagliare un passaggio, possono sbagliare magari un pallonetto, uno scavino, un lancio e di conseguenza far ripartire l'azione avversaria. Su questo gioco poi è micidiale e chi ci gioca da tempo lo sa bene il discorso che appunto persa palla nella nostra tre quarti, il 90% delle volte, purtroppo il 90% delle volte è gol. Ragazzi, purtroppo è brutto dirlo, ma è così. Ci sono dei meccanismi che sono appunto buggati e su questo ci torneremo a brevissimo. Prima apro un'altra piccola parentesi: come cercare di sbagliare meno? Ragazzi, scegliamo i giocatori in base ripeto al nostro stile di come ci piace giocare, quindi se livellarli più sulla tecnica o sulla velocità, ma soprattutto scegliamo i comandi giusti e più adatti per noi. Cioè, ragazzi, noi se siamo abituati a correre con, per dire, l'R1, c'è chi dice che è sbagliato, c'è chi dice che non va bene perché ormai si corre con R2, con L2 e via dicendo, o per chi gioca su altre piattaforme, diciamo, con altri tasti. Però ragazzi, utilizziamo i tasti fondamentalmente che più a noi ci piacciono, con la quale noi ci troviamo meglio. Bisogna dar retta, certo, magari a chi gioca, qualche pro player, a qualcuno che è in divisione 1, nella top 5, nella top 10, che magari fanno video e ci dicono: ragazzi, utilizzate questi tasti perché funzionano meglio rispetto agli altri. Sì, però poi alla fine della fiera, ragazzi, come il modulo, come i giocatori che andiamo a mettere in campo, dobbiamo essere noi ragazzi che li scegliamo, perché poi non gioca il pro player che noi stiamo ascoltando o che stiamo guardando, giochiamo noi contro gli avversari. Di conseguenza scegliamo ciò che più a noi ci piace. Magari un modulo non OP, non meta, non con tutti i non possibili e immaginabili, però ragazzi a noi ci fa divertire, tutto sommato ci sembra di giocare bene, utilizziamo quel modulo, ragazzi. E soprattutto, altro piccolo consiglio, altro piccolo meccanismo che ho imparato a conoscere in questi anni è non cambiare troppo frequentemente il modulo. Ragazzi, il cambiamento di modulo repentino, cioè fatto ogni pochi giorni, ogni poche partite, porta purtroppo a non ottenere così tanti risultati positivi come invece una persona normale crede. Perché? Perché comunque è vero, magari possiamo mettere in difficoltà l'avversario, però allo stesso tempo possiamo metterci in difficoltà anche da soli, perché sfruttare un modulo nuovo, un modulo diverso da quello magari che siamo abituati a utilizzare da ormai diverse partite, ci fa disporre ovviamente in campo i giocatori in maniera diversa e di conseguenza ci fa giocare anche a noi in maniera differente, il che può essere ottimo e performante, ma potrebbe anche essere purtroppo controproducente proprio per noi stessi, oltre che magari per l'avversario, che anzi potremo in qualche maniera, se vogliamo dire, anche agevolarlo. Quindi queste diciamo che sono delle cose importantissime. Un'altra cosa fondamentale è la telecamera, ragazzi. Io vi consiglio di impostare una telecamera come quella che ho io,
ho fatto già un video a riguardo. Purtroppo non posso farvi vedere quella che ho impostato, poiché solo durante le partite riusciamo a vederla, e l'avevo già verificato insomma prima anche di fare questo video, ma anche in video passati. Però nel caso, comunque, volendo, vi posso lasciare il link in descrizione in modo tale da poter vedere quali sono i comandi e la telecamera che io utilizzo. Poi, altro consiglio fondamentale, ragazzi, ci sono dei giocatori in campo, delle coppie di giocatori in campo che sono OP, sono buggate, ragazzi. Cioè, ad esempio, mettere un incontrista, ok, e uno sviluppo è un meccanismo, ragazzi, su sto gioco comunque buggato. Perché? Perché un incontrista e uno sviluppo, intanto, come succede nella realtà, ci garantisce aggressività, ma allo stesso tempo copertura in fase difensiva. Inoltre, ragazzi, comunque è un meccanismo nel quale riusciamo a difendere proprio al top. Perché? Perché un incontrista comunque ci garantisce, come già detto, l'aggressività, la durezza magari, ecco, che può avere nei contrasti, mentre lo sviluppo ci garantisce comunque la copertura, ci garantisce magari un pochino più di tecnica. Di conseguenza questa potrebbe essere una coppiata vincente. Come potrebbe essere anche una coppiata vincente, ad esempio, il discorso di mettere un opportunista con un attaccante di rientro alle sue spalle, come ho fatto io, oppure anche al suo fianco, con magari un'ala prolifica o un taglio al centro o due tagli al centro, ad esempio, potrebbe essere, ragazzi, una soluzione molto buggata. Mettere un mediano collante, il mio non è un collante, è un incontrista, ma un mediano collante con ad esempio due onnipresenti, lo stesso dicono le statistiche, o comunque persone che militano veramente in alto nelle classifiche, che sia una soluzione OP e buggata, perché comunque abbiamo sia la copertura ma anche l'onnipresenza, appunto, dei nostri giocatori, in questo caso ad esempio in mezzo al campo. Quindi sono tutte situazioni, ragazzi, che poi quando andiamo a fare le somme a fine della season fanno la differenza, perché magari non conoscendole non le sfruttiamo appieno come dovremmo e ovviamente non riusciamo a ottenere alcuni risultati. Sto tralasciando, ragazzi, tutto il discorso bug, glitch, script, kick-off, eccetera eccetera, perché secondo me quelle sono delle meccaniche purtroppo un pochino che rovinano un po' quel gioco, il gameplay. Esistono, perché purtroppo esistono, però non le andrò ad analizzare, perché comunque sono delle cose che vanno, secondo me, anche un po' al di là di quello che è il gioco. Purtroppo lo script, apro solo una piccola parentesi, lo script, i bug, i glitch esistono in qualunque gioco esista, perché ci sono dei meccanismi che funzionano, diciamo, in maniera particolare e differente, che per i più attenti, i più bravi e i più intenditori fa creare praticamente dei meccanismi che sono fuori gioco, ecco, per stare in tema di calcio, che sono fuori gioco. Quindi noi dobbiamo essere comunque capaci di capire, secondo me, quando una partita è in queste condizioni. Dobbiamo essere quindi talvolta anche bravi, quando ci capita magari la serata, la giornata, la mattinata, insomma quando giocate voi, che siamo, diciamo, in preda a questi meccanismi. Dobbiamo essere anche capaci di saper spegnere, ragazzi, la console, o comunque riavviare, cercare di entrare in un'altra sessione di gioco. Perché? Perché, ragazzi, tanto incaponirci, intestardirci, ditela voi come vi pare di più, non serve a nulla. Serve soltanto, ragazzi, a portare più sconfitte, più incazzature varie, perché ovviamente non riusciamo a giocare come noi vorremmo, non riusciamo magari a utilizzare il modulo che fino al giorno prima ci stava portando invece a tante vittorie, a tante soddisfazioni.
e di conseguenza dobbiamo essere in grado di capire quando se è meglio praticamente invece farla finita. Altra cosa fondamentale, ragazzi, bisogna avere la testa. È vero, dobbiamo conoscere i meccanismi OP, dobbiamo conoscere le passive, dobbiamo conoscere gli stili di gioco e via dicendo. Dobbiamo conoscere però anche, ragazzi, oltre quindi trucchetti, pararigori, coppie di giocatori, eccetera, eccetera, la testa giusta. Ragazzi, chiedetevi quante volte voi giocate solo perché magari siete abituati a giocare a quell'ora, oppure perché magari avete quella mezz'ora libera, però magari siete stanchi, avete altri problemi, magari avete problemi a lavoro, avete problemi in famiglia, avete altre cose insomma vostre personali e di conseguenza accendete la play solo per giocare. Sì, fate bene da un lato, perché comunque è un modo per distrarvi, però questo gioco, ragazzi, essendo proprio un gioco simulativo di calcio, risente anche di questo. Se voi non avete la testa giusta, fateci caso, quando magari siete un pochino più concentrati rispetto a quando lo siete meno, o un pochino meno stressati rispetto a quando lo siete di più, giocate, ragazzi, in maniera differente. Il giocare in maniera differente fa sì che voi chiaramente perdiate o vinciate le partite, e quindi questo chiaramente poi altera quello che è l'umore vostro personale e di conseguenza anche poi, tra virgolette, se vogliamo definirlo, l'umore della squadra, perché la squadra chiaramente giocando male sarà più propensa a giocare male. Ad esempio, durante un game, se io sbaglio tot di passaggi, è probabile che la squadra continui a sbagliare, comunque a perdere magari palla, a fare errori banali, rispetto magari invece a quando riesco a essere concentrato, a giocare in una certa maniera e di conseguenza tutto gira magari in maniera molto più fluida e liscia. L'altro consiglio, ragazzi, che io voglio darvi e credo che sia giusto darvi è quello di divertirci. Ragazzi, come già detto prima all'inizio del video, tralasciamo tutto il discorso sì ma quel modulo è meta, sì ma quella glitch, oppure quell'impostazione top, quella build fa vincere le partite. Ragazzi, pensiamo a divertirci. Teniamo presente in considerazione una cosa: nessuno ci darà mai un premio nel gioco e nell'avversario, e appunto, come già detto, un gioco fondamentalmente, quindi prima di tutto dobbiamo divertirci, cercare un modulo che a noi piace, che a noi diverte, una build. Prendo in considerazione De Paul perché è un giocatore che io ho riscoperto ormai da circa un anno ed è un giocatore che mi diverte parecchio, veramente tanto, perché è un tutto campista, nonostante abbia come passiva giocatore chiave, fa di tutto e di più. Quindi, ragazzi, pensiamo a questo, pensiamo a dove ci divertono di più i giocatori, che modulo ci diverte di più, anche se poi magari perdiamo. Piano piano, ragazzi, i risultati arrivano. Se un modulo ci piace, un modulo ci diverte, piano piano i risultati arrivano. Magari inizialmente perderemo quelle 4-5 partite, non cambiate modulo, datemi retta, non cambiate modulo, tenetelo e prima o poi i risultati arriveranno. Quando va cambiato modulo? Dopo eventualmente decine di sconfitte, cioè io perdo 10 partite consecutive, purtroppo qualcosa mi dice che quel modulo non fa per me. Però se comunque ne perdo 2, ne perdo 3, vedo molti di voi, sento molti di voi nei commenti o comunque nei messaggi che mi mandate che la prima cosa che fanno è cambiare modulo. Ragazzi, non è la cosa giusta da fare. Il gioco, purtroppo, lo conosciamo tutti, è un po' a giornate e io ormai l'ho imparato a conoscere. Di conseguenza la cosa da fare in quei casi non è cambiare modulo, ma semplicemente dare una pausa a quel gioco, spegnere, fare altro, giocare direttamente l'indomani, quindi eventualmente riavviare la PlayStation se magari quella è l'unica mezz'ora che possiamo giocare durante la giornata. Però sicuramente non è invece incaponirci e andare a sbattere contro, diciamo, qualcosa che purtroppo non è gestita da noi ma dal PC. Ultima cosa, ragazzi, che vi dico, oltre a divertirci,
guardiamo quando possiamo anche comunque partite di pro player o eventualmente di giocatori comunque che militano nelle primissime posizioni della Division 1. Perché? Perché comunque anche loro sfruttano e conoscono molto meglio di noi tutte queste meccaniche e abbiamo magari modo di capire come vengono utilizzate. Io quando posso cerco di farlo, perché comunque è sempre un modo per imparare e per crescere. Io penso che comunque nella vita si possa in tutti i settori, in tutti gli ambiti sempre migliorare, sempre crescere. Di conseguenza guardare qualcuno che è più in alto di me sicuramente è un motivo per poter apprendere anche qualcosina, anche se poco, però comunque apprendere qualche cosa in più. Vi ricordo ragazzi, prima di chiudere, sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme della quale potete supportarmi e quindi passare dal link che trovate in descrizione per fare i vostri acquisti. Amazon, conosciamo tutti, è una piattaforma a livello mondiale, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica dalla quale poter acquistare tutti i prodotti appunto videoludici. Per chi fosse addirittura più gentile ancora, quindi i prodotti su quelli sono gratuiti completamente, nel senso che non vi costeranno nemmeno un centesimo di più. Per chi volesse invece supportarvi in maniera ancora più efficiente, sono aperti anche gli abbonamenti al canale, ragazzi. Gli abbonamenti al canale costano pochissimi euro, costano veramente quasi nulla, e chi lo fa, ragazzi, per chi lo facesse, io veramente ne sarei molto grato, perché sarebbe per me un motivo di crescita, un motivo per supportarmi, e inoltre sblocchereste per voi anche alcuni contenuti dedicati esclusivamente agli abbonati. Io vi ringrazio e vi saluto ragazzi, alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao!